Thunderbolts Project. Correttezza scientifica. Pensare al modo scientifico come applicazione metodica delle abilità cognitive umane. Ognuno usa la cognizione in una certa misura. Gli scienziati la usano metodicamente. Funziona attraverso l'interazione di 3 attività: osservare o sperimentare o prestare molta attenzione ad alcune cose o eventi particolarmente interessanti, pensare o immaginare un'idea che potrebbe spiegare la cosa o l'evento dandogli un significato, e testare l'idea verificando se resiste ad ulteriori osservazioni, esperienze e pensieri, giudicare la sua veridicità. Sebbene qui sono descritte come 3 distinte attività, si verificano insieme e in modo ricorrente. Una caratteristica del metodo scientifico e di qualsiasi conoscenza basata sulla cognizione è che raramente fornisce la certezza assoluta. Il rischio è una parte essenziale di esso. Questo è ciò che lo rende dinamico, adattabile e quindi utile. Siamo piccole persone in un grande e mutevole universo. Ci sono sempre più cose ed eventi da sperimentare, più punti di vista da dove osservarli e più idee per dare un senso a loro. Questo significa che alcune particolari teorie della scienza in un determinato momento sono suscettibili di cambiamento. In termini biologici vengono selezionate dall'ambiente intellettuale del loro tempo. Di solito cambiano per le piccole cose. Le grandi teorie come l'evoluzione, la teoria atomica e la gravitazione, sono adattabili e possono essere modificate per accogliere molte nuove osservazioni. Ma occasionalmente alcune nuove osservazioni sono così diverse e così tante che nasce il consenso di abbandonare una grande teoria per svilupparne una completamente diversa. Questo è quanto è accaduto quando l'idea di Copernico di una disposizione eliocentrica dei pianeti ha avuto successo sull'idea geocentrica di Tolomeo. L'instaurazione intellettuale di quel tempo ha resistito al cambiamento, ma il salto in avanti della conoscenza che ha accompagnato la nuova teoria ha abbondantemente ripagato i costi di questa transazione. La moltitudine delle scoperte degli ultimi decenni ha aperto la scienza moderna alle opportunità di adottare nuove grandi teorie. La competizione delle proposte è di per sé un processo di scoperta. La teoria proposta non solo spiega meglio le nuove osservazioni, ma offre una promessa più grande di favorire ulteriori scoperte. Userò il termine paradigma solo per queste grandi teorie. Alcune delle loro proprietà forniscono linee guida per dove cercare e cosa cercare. Stabiliscono degli standard per ciò che costituisce un problema degno di ricerca e ciò che si qualifica come soluzione. Uno dei vantaggi maggiori di un paradigma è anche una delle sue responsabilità maggiori. Fornisce linee guida o scuse su cosa ignorare. Ciò consente di risparmiare tempo, che può essere dedicato ai dettagli della ricerca, senza dover considerare le idee picchiatelle, ovvero altri paradigmi sostanzialmente diversi. La storia della scienza offre molti esempi di una disciplina che fa pochi progressi litigando sulle fondamenta finché non viene adottato un paradigma. Ma dall'altra parte, quando un paradigma diventa obsoleto, l'ignoranza delle alternative si traduce in una paralisi paradigmatica che spreca tempo e risorse cercando di forzare le grandi anomalie dentro lo stretto vestito del paradigma stabilito. Un paradigma non si limita a dare un senso alle osservazioni esistenti. Porta a nuove osservazioni, nuovi dati, nuovi luoghi da guardare, nuovi modi di guardare, nuove tecnologie. Questa tensione costituisce una dinamica creativa. I paradigmi consentono scoperte che vanno oltre i limiti del paradigma stesso, osservazioni che non possono essere spiegate dal paradigma, motivando così la ricerca di un paradigma più inclusivo. Questo continua il processo di articolazione e successione. Ma ci sono cose che ostacolano questo processo. La chiamerò correttezza scientifica, la giusta preoccupazione che una teoria sia corretta o giusta o vera, che si adatti o spieghi i dati rilevanti, si confonda con una pseudo-religiosa giusta o vera, che supera il dominio cognitivo del paradigma.
Tutte le altre idee vengono giudicate dagli standard di uno. Picchiatello diventa un termine di destituzione piuttosto che di semplice differenziazione. Il processo di scoperta si perde nella difensiva. Un recente esempio di questo è il comportamento dell'establishment astronomico nei confronti di Alton Harp. Le sue osservazioni sulle connessioni tra quasar e galassie hanno messo i freni dell'universo in espansione e hanno fatto esplodere l'ipotesi del Big Bang. Ma anziché dire «Ecco un'osservazione interessante» oppure «Non abbiamo tempo per questo ma vediamo cosa si può farne», la reazione è stata «Neghiamogli il tempo del telescopio, rifiutiamo di pubblicare le sue scoperte e tagliamo via quasars e foto delle galassie». È il contrasto di correttezza scientifica e il concetto di dominio di validità. Il primo presuppone che il suo paradigma sia giusto e che tutte le ulteriori osservazioni possano essere spiegate, richiedendo il massimo rattoppo con i dettagli. Questa assunzione di continuo accumulo di conoscenze diventa assoluta e le camicie di forza sono un'ulteriore scoperta, portano alla stasi e alla morte intellettuale. Con quest'ultima, la scienza non viene vista come l'istituzione di un catechismo, ma come un processo di scoperta dei confini. Assume che il continuo accumulo di conoscenze all'interno di un paradigma raggiunga un limite. Il calice del paradigma si riempirà, raggiungerà il limite, raggiungerà un limite di potere esplicativo e le osservazioni traboccheranno, cioè saranno spiegate male o diventeranno inspiegabili. Sarà necessario un nuovo bicchiere, più grande, un paradigma con un dominio più ampio. In ossequio a Stephen Jay Gould e Niles Eldredge, questo potrebbe essere chiamato accumulo punteggiato. Quindi l'impronta di un buon paradigma è che porta alla sua sostituzione. Questo è l'effetto del criterio di falsificazione di Popper. Significa che la conoscenza vera è, in questo senso più ampio, in definitiva falsa. Ciò non significa che la conoscenza non sia utile per il suo tempo. Significa semplicemente che dobbiamo mantenere un senso di umiltà di fronte a noi stessi, alle nostre teorie e alla nostra mortalità. La correttezza scientifica rigetta i vecchi paradigmi come sbagliati e i loro sostenitori come stupidi o cattivi. Può esserci un solo paradigma giusto. Con i domini di validità, molti paradigmi possono essere accettati come veri entro i loro limiti. La loro intelligibilità e l'intelligenza dei loro innovatori può essere apprezzata. La scienza diventa una cassetta degli attrezzi con molti strumenti, paradigmi, che possono essere scelti in base alla loro adeguatezza per risolvere problemi particolari. Geocentrismo per l'ubicazione di una casa, eliocentrismo per l'invio di un robot su Marte, e qualcosa ancora da elaborare per spiegare i quasar. La correttezza scientifica si maschera nell'abito della scienza, ma è solo un manichino, senza la vitalità della scienza. In contrasto con i tre aspetti della cognizione, la correttezza scientifica rifiuta di guardare a nuove osservazioni, si astiene dal prendere in considerazione nuove idee e disdegna di verificare nuove intuizioni. Essenzialmente è anti-intelligente. Confonde la verifica con la conformità, sostituisce le innovazioni dell'intelligenza con la ripetizione a pappagallo del dogma, manca la sicurezza che mantiene la scienza sempre in movimento. È il tiranno di una battuta d'arresto. Mel Acheson.